Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi non c'ho proprio voglia di fare da mangiare, mi dispiace, ho deciso che parlerò un poco. Parlerò un poco di coltelli giapponesi, queste famose lame mitologiche da tutte considerate ultra taglienti, super costose e inarrivabili. In verità la conoscenza che c'è di questo tipo di prodotto in Italia è abbastanza vaga, quindi ho deciso che, secondo le mie piccole conoscenze, spiegherò un po' quella che è la storia, i materiali principalmente usati per la fabbricazione di queste lame e i principali tipi di coltelli giapponesi che vengono per l'appunto utilizzati nella cucina nipponica. Direi quindi di cominciare dall'inizio, quindi da un po' di storia che come al solito non fa mai male. Già nel 1400 la città di Sakai, che si trova a sud di Osaka, era famosa per la produzione di katana, queste famosissime spade da samurai che sicuramente conoscete. Nel XVI secolo, con l'arrivo dei portoghesi nel paese del Sollevante che importavano tabacco, Sakai si specializza anche nella produzione di lame atte a tagliare questo nuovo tipo di prodotto che va tanto di moda. La cosa, chiaramente la pratica, si perfeziona nel tempo, prende valore e cominciano a essere fabbricati anche lame differenti per vari tipi di utilizzi, tra cui la cucina. Nel 1700 viene forgiato il primo deba, che è un tipo di coltello giapponese che poi andremo a vedere, e di conseguenza poi tutti gli altri modelli di coltelli da cucina. Il vero boom, però, la vera consacrazione dei coltelli giapponesi avviene durante il periodo Meiji nel 1866, quando il governo prende il potere rispetto allo shogunato, togliendo importanza ai samurai che vengono costretti a non portare con loro più le katana. Questo chiaramente è un duro colpo per Sakai, che era un grandissimo produttore di katana e che si vede costretto chiaramente a riversare il suo lavoro totalmente sui coltelli giapponesi, che prendono molta importanza. Le differenze principali tra un coltello tradizionale giapponese e un coltello occidentale sono due. La prima è l'acciaio al carbonio, che in Giappone viene lavorato per diventare più duro. La durezza di una lama viene misurata in HRC, la scala di Rockwell. Più alto è il valore di HRC di una lama, più la lama per l'appunto è dura, resistente, affilata e facile da affilare, però è anche più propensa a scheggiarsi e a spezzarsi. Normalmente i coltelli giapponesi hanno un HRC che va dai 60 a superiore, mentre quelli occidentali restano intorno al 56. Come ho appena detto, un HRC elevato in un metallo al carbonio consente di avere un coltello che taglia perfettamente, facile da affilare, ma estremamente delicato. Oltretutto, non essendo il metallo mescolato con altre leghe tipo il cromo che lo renderebbero antiossidante, è sensibile alla ruggine, quindi deve essere sempre mantenuto lubrificato con attenzione. Attualmente, per ottenere dei coltelli estremamente affilati e resistenti, ma anche antiossidanti, viene utilizzata una tecnica mista che permette di ottenere un coltello con il cuore, con l'interno, praticamente un metallo al carbonio, quindi extra resistente ma anche molto fragile, ricoperto in quasi tutta la sua totalità da un metallo antiossidante più tenero, più difficile da affilare, ma anche chiaramente resistente alla ruggine, per esempio l'inox, lasciando però sempre scoperta la parte della lama in modo che l'acciaio più duro, quello al carbonio, sia quello che va a contatto con la materia. La seconda e altra grande differenza tra i coltelli giapponesi e i coltelli occidentali è l'inclinazione della lama. Nei coltelli occidentali la lama è inclinata e affilata in tutti e due i lati, questa tecnica si chiama ryuba, mentre negli coltelli giapponesi la lama è inclinata solamente da un lato, la tecnica shuba. Questo permette, secondo i giapponesi, di ottenere un taglio più marcato, netto e preciso. Come sappiamo, nella cucina giapponese l'estetismo e la ricerca della perfezione è importantissima, quindi questo tipo di taglio è veramente fondamentale. Oltretutto, i coltelli giapponesi è curioso sapere che sono affilati solitamente solamente dal lato destro. Per i mancini vengono prodotti dei coltelli chiaramente affilati dal lato sinistro per il tipo di taglio che bisogna applicare, che però stranamente costano sempre di più. In giapponese coltello si dice bocho, quindi quando parlerò di deba bocho oppure yanagiba bocho, intendo il coltello deba o il coltello yanagiba, per esempio. Esistono ovviamente tantissime varietà di coltelli in Giappone, ognuna con il suo utilizzo preciso.
però i principali, più conosciuti, più famosi sono sicuramente tre: il Deba Bocho, lo Yanagiba barra Takobiki Bocho e per finire l'Usuba barra Nakiri Bocho. Andiamoli a vedere insieme. Cominciamo con il Deba Bocho, che è senza dubbio il coltello più comune. Il suo nome significa lama sporgente ed è il coltello ideale per la pulizia e la sfilettatura del pesce. La lama pesante, infatti, nella parte posteriore soprattutto, quindi questa qui, permette di decapitare il pesce, vedete, in questo modo, impugnato a martello con un colpo solo, ok? Mentre la lama, questa parte qua, più fina, sottile e affilata solamente, come vedete, non so se si veda, penso di sì, da questo lato, permette di scorrere sulle lische del pesce togliendo la polpa e quindi togliendo il filetto perfettamente. Di questo tipo di coltello ne esistono varie misure che vanno dai 13 cm più o meno per i pesci più piccoli tipo le sardine ai 28 cm per i pesci grossi come la ricciola o il dentice. A seconda della taglia un Deba professionale può venire tra, sempre di buona fattura chiaramente, tra gli 80 e i 200 euro approssimativamente. Come vedete qua ci sono due coltelli dello stesso tipo, ma questo è un coltello originale giapponese in acciaio con la filatura, come vedete, da un solo lato, pesante, mentre questo è una copia, non so di che origine, bella da vedere ma molto più fina, ok, e soprattutto non affilata solamente da un lato ma affilata da due lati, quindi all'occidentale, strano perché Deba occidentali non esistono veramente. Ed ecco a voi il coltello più importante, sicuramente il più prestigioso della gamma di coltelli giapponesi tradizionali, lo Yanagiba Bocho, qui presente anche in versione Takobiki che vi spiegherò dopo. Yanagiba significa lama a forma di salice, perché come vedete la lama di questo coltello ricorda un po' la forma della foglia di questa particolare pianta. È un coltello progettato esclusivamente per il taglio del pesce, delle fette di pesce per il sashimi esattamente. Infatti il suo incredibile tranciante permette di ottenere, se utilizzato correttamente chiaramente, delle fette veramente perfette, molto importante come ho detto prima nella presentazione di cucina giapponese. I metalli con i quali sono spesso forgiati i modelli tradizionali più preziosi di Yanagiba sono l'acciaio Shirogami, ovvero l'acciaio bianco, che è quello considerato più vicino al metallo che si utilizzava per la forgiatura delle katana originali, quindi estremamente duro, estremamente effilato, ma anche difficile di manutenzione, quindi è molto soggetto alla ruggine. Abbiamo poi l'Aogami, ovvero l'acciaio blu, che è presente sempre in versione 1 e 2 per lo stesso e super anche, per lo stesso motivo dello Shirogami, e quindi la quantità di carbonio presente nella lama che modifica la sua durezza, più è alto il numero più il coltello è duro. E infine abbiamo il Jingami, okay, questo metallo chiamato il metallo argento, che è simile ai precedenti però è meno soggetto all'ossidazione perché contiene un 13% circa di cromo che lo rende anche antiossidante. Oltretutto questi prestigiosi metalli sembra lasciano un particolare gusto al pesce migliorandolo. Esistono due tipi principali di Yanagiba Bocho, quello usato nel kanto, con la punta quadrata, chiamato anche takobiki, visto che sembra essere perfetto per il taglio del polpo, tako in giapponese, e quello tipico del kansai, questo qui, dalla forma più tradizionale. Inutile dire che questi coltelli hanno spesso dei prezzi estremamente elevati. Uno Yanagiba in acciaio al cromo, di discreta fattura, non costa mai meno di 200 euro, mentre se andiamo su acciaio Hirogami, Aogami e Jingami, soprattutto a livelli alti, siamo sempre su una fascia che parte dai 1000 euro fino anche ai 5000 euro. Ultimo modello del trio è l'Usuba Bocho barra Nakiri Bocho. Io in questo caso vi farò vedere solamente due Nakiri perché Usuba non ne ho di disponibili. Sono lo stesso coltello, principalmente un coltello da verdure tipico, ok, che avrete sicuramente visto negli anime giapponesi, utilizzato dalle mamme e dalle nonne che tagliano le verdure per lo stufato. Ecco, esattamente questa è la sua funzione. È un coltello che significa, il nome significa lama sottile, perché per l'appunto la lama è più sottile rispetto ai modelli precedenti. La differenza tra l'Usuba e il Nakiri sta semplicemente nell'inclinazione della lama. Il Nakiri è
come questo all'occidentale, quindi lama inclinata dalle due parti, più maneggevole, più versatile, mentre l'Usuba è inclinato solamente da un lato, quindi più pesante e anche più complicato da usare. I cuochi giapponesi però prediligono l'Usuba perché per certi tipi di operazioni, tipo il nastro di verdure, quello che fanno ruotare il pezzo di daikon muovendo continuamente l'Usuba sulla sua superficie in modo da creare dei lunghissimi nastri di verdure, è più pratico da realizzare per l'appunto con l'Usuba piuttosto che col Nakiri, ed è per questo che lo scelgono. Il prezzo di un Usuba sta intorno ai 150-250 euro, è un po' più caro di un Nakiri che invece generalmente sta tra i 100 e i 200 euro. Ovviamente i prezzi che vi ho dato sono molto approssimativi, sono infatti tantissime le varianti che determinano la qualità di un coltello, di conseguenza il suo prestigio e quindi il suo valore, il suo prezzo. Oltre infatti al tipo di acciaio utilizzato, del materiale con cui è fabbricato il manico, delle incisioni e delle decorazioni, ci sono anche 3 pratiche che servono per rendere il coltello più bello, per abbellirlo, per renderlo quasi sexy. Queste 3 operazioni sono il Kyomen, ovvero Kyomen vuol dire superficie a specchio, dove si leviga la lama del coltello fino a farla diventare a specchio, veramente. Lo Tsukime, ovvero la martellatura, una pratica che serve per martellare per l'appunto la lama del coltello in modo da dargli un aspetto più materico, effettivamente più bello, più particolare da vedere, senza influire chiaramente sul taglio della lama, sulla filatura della lama. E per finire il Suminagashi, che sarebbe il damascato, ovvero quella pratica che consente di ripiegare su se stesse, di sormontare vari strati di metallo per ottenere delle sfumature sulla lama altamente decorative. Quindi uno Yanagiba di acciaio Shirogami, Aogami o Jingami, decorato con il manico di un particolare legno pregiato, con varie decorazioni, levigato a specchio e magari anche damascato, chiaramente ha un valore estremamente elevato. Bene ragazzi, questo video finisce qui, spero che sia stato interessante, che vi sia piaciuto, mettete un piccolo like e condividetelo, mi raccomando, se dovete comprare un coltello giapponese, volete qualcosa di qualità, non dovete lesinare sul prezzo. Esistono tantissimi modelli imitazione copia sul mercato che promettono mari e monti a basso prezzo. Non esiste. Fidatevi, se volete un vero coltello giapponese a seconda del vostro utilizzo, puntate su un prezzo corretto, senza dover per forza lesinare. Mi raccomando. Mi raccomando anche di iscrivervi al mio canale Gurumet Asian Food se non siete ancora iscritti. Noi la prossima settimana ci vediamo chiaramente sempre qui, questa volta però penso con una nuova ricetta. Ciao a tutti!